Benvenuto nelle conversazioni di pratica e in italiano. Preparati a esercitare il tuo italiano e a diventare più fluente. I sottotitoli sono disponibili. Attivali dalle impostazioni. Il link al PDF è in descrizione. Metti like e iscriviti. Scrivi nei commenti l'argomento che vuoi vedere e premi il pulsante hype per dare più visibilità al video. Iniziamo. Ciao Tom, come stai oggi? Ciao Sara, sto bene, grazie. E tu? Sto bene. Oggi voglio parlare di qualcosa di importante. Hai tempo per chiacchierare? Sì, ho tempo. Di cosa vuoi parlare? Voglio parlare delle transazioni online e dei loro rischi. Oh, ne ho sentito parlare. Cosa intendi per transazioni online? Le transazioni online sono quando compri o vendi qualcosa su internet. Ad esempio, quando compri un libro su un sito web o paghi un servizio online. Capisco. Faccio spesso acquisti online e uso la mia carta di credito. È rischioso. Sì, può essere rischioso. Ci sono alcuni pericoli quando fai transazioni online. Quali sono questi pericoli? Un pericolo è che le tue informazioni personali possano essere rubate. Questo include il tuo nome, indirizzo e numero di carta di credito. Sembra spaventoso. Come può succedere? Può succedere se usi un sito che non è sicuro. Gli hacker possono rubare le tue informazioni se il sito non ha una buona sicurezza. Come posso capire se un sito è sicuro? Cerca HTTPS nell'indirizzo web. La S significa che il sito è sicuro. Inoltre, puoi cercare un piccolo lucchetto nella barra degli indirizzi. L'ho visto prima. Cerco sempre di usare siti sicuri. È molto importante. Un altro rischio è che potresti ricevere un'email o un messaggio falso. Questi sono chiamati phishing. Cos'è un phishing? Un phishing è quando qualcuno cerca di ingannarti per farti dare le tue informazioni personali. Possono inviarti un'email che sembra provenire dalla tua banca o da un'azienda fidata. Ho ricevuto email simili. Le ignoro sempre. È una buona abitudine. Non cliccare mai sui link in email sospette. Controlla sempre l'indirizzo del mittente. Sarò più attento. Quali altri rischi ci sono? A volte i metodi di pagamento non sono sicuri. Se usi un sito che non protegge le tue informazioni di pagamento, i dettagli della tua carta di credito possono essere rubati. Di solito uso la mia carta di credito, ma ho sentito che alcune persone usano PayPal o altri metodi di pagamento sicuri. Sì, usare PayPal o servizi simili può essere più sicuro. Aiutano a proteggere le tue informazioni finanziarie. Considererò di usare PayPal la prossima volta che faccio acquisti online. Cosa posso fare per proteggermi quando compro online? Ecco alcuni consigli. Prima di tutto, usa sempre siti sicuri. Controlla HTTPS e il lucchetto. In secondo luogo, usa password forti per i tuoi account. Non usare password facili come 120 3456 o password. È un buon consiglio. Cambierò le mie password con qualcosa di più sicuro. Terzo, fai attenzione al Wi-Fi pubblico. Non fare transazioni online quando sei su una rete Wi-Fi pubblica. Non è sicura. Non ci avevo mai pensato. Di solito faccio acquisti online da casa, ma a volte uso il wifi pubblico nei caffè. È meglio aspettare di essere su una rete sicura. Infine, mantieni il tuo computer e il tuo telefono aggiornati.
Usa software antivirus per proteggerti dal malware. Aggiorno regolarmente il mio telefono e il mio computer. Ho anche un software antivirus. È molto buono. Seguendo questi consigli puoi ridurre i rischi delle transazioni online. Ora mi sento più informato. Fare acquisti online è comodo, ma devo stare attento. Sì, è comodo, ma la sicurezza è molto importante. Fidati sempre del tuo istinto. Se qualcosa sembra sospetto, è meglio evitarlo. Ricorderò questo. Grazie per aver condiviso queste informazioni con me. Prego, Tom. Sono contenta che abbiamo parlato. È importante essere consapevoli dei rischi e prendere misure per proteggerci. Sarò più attento quando faccio acquisti online. Voglio tenere al sicuro le mie informazioni personali. È un buon piano. Se hai domande in futuro, non esitare a chiedere. Lo farò. Apprezzo il tuo aiuto. Ho imparato molto oggi sui rischi delle transazioni online. Sono felice di aiutarti. Continuiamo a parlare di abitudini sicure. È bello condividere informazioni e imparare insieme. Sì, sono d'accordo. Parlerò di questo anche con i miei amici. Dobbiamo tutti stare attenti quando usiamo internet. È un'ottima idea. Più persone conoscono i rischi, più sicuri saremo tutti. Controllerei i miei siti di shopping con più attenzione e userei metodi di pagamento sicuri. È una scelta intelligente. Ricorda, fare acquisti online può essere sicuro se segui i passaggi giusti. Ora mi sento più sicuro. Mi piace fare acquisti online e voglio farlo in sicurezza. È bello divertirsi con lo shopping, ma la sicurezza deve sempre venire prima. Farò in modo di controllare la sicurezza di un sito prima di effettuare un acquisto. È un'ottima abitudine. Ci vuole solo un momento a controllare, ma può proteggerti da molti rischi. Ho un'altra domanda. Cosa devo fare se penso che le mie informazioni siano state rubate? Se sospetti che le tue informazioni siano state rubate, dovresti agire rapidamente. Cambia immediatamente le tue password e contatta la tua banca o la compagnia della carta di credito. Lo farò se mai dovesse succedere. Spero di no, ma è utile sapere cosa fare. Sì, è sempre meglio essere preparati. Rimanere informati e prendere provvedimenti può aiutarti a rimanere al sicuro. Grazie, Sara. Ora mi sento molto meglio riguardo agli acquisti online. Prego, Tom. Sono felice che abbiamo avuto questa conversazione. Continuiamo a condividere consigli e ad imparare l'uno dall'altro. Dirò alla mia famiglia dei rischi delle transazioni online. È importante che tutti lo sappiano. È un'idea meravigliosa. Più persone sanno, più sicura diventa la nostra comunità. Visiterò alcuni siti e controllerò le loro funzioni di sicurezza prima del mio prossimo acquisto. È un ottimo piano. Farò lo stesso. Possiamo confrontare le nostre note più avanti. Sì, non vedo l'ora. Apprezzo il tuo tempo e i tuoi consigli oggi. Sono felice di aiutarti, Tom. Grazie per aver posto domande così importanti. È bello parlare di sicurezza. Sono d'accordo. Ho imparato molto e mi sento più sicuro riguardo agli acquisti online. Ricorda, fare acquisti online è divertente e comodo, ma fai sempre attenzione. Fidati del tuo istinto e controlla la sicurezza. D'ora in poi controllerò sempre HTTPS e il lucchetto. Perfetto. Stai diventando più consapevole della sicurezza online. Sto anche pensando di usare PayPal per il mio prossimo acquisto. Ho sentito che è un'opzione sicura. Sì,
Usare PayPal può aggiungere un ulteriore livello di sicurezza. Le tue informazioni sulla carta di credito non vengono condivise direttamente con il venditore. Questo mi fa sentire meglio. Voglio proteggere le mie informazioni il più possibile. Stai facendo la cosa giusta ponendo domande e imparando sui rischi. Tutti dobbiamo essere informati. Continuerò a praticare queste abitudini sicure ogni volta che faccio acquisti online. È il modo migliore per rimanere al sicuro. La pratica rende perfetti. Grazie ancora per questa utile chiacchierata, Tom. Mi sento più preparata per fare acquisti online in sicurezza. Prego, Sara. Sono contento che abbiamo potuto condividere queste informazioni importanti. Continuiamo a parlare di sicurezza e aiutiamoci a vicenda ad imparare. Sì, non vedo l'ora di avere altre conversazioni come questa. Possiamo anche pianificare un piccolo laboratorio con i nostri amici per condividere ciò che abbiamo imparato. È un'ottima idea. Parlerò con alcuni amici e vedrò se vogliono unirsi. Mi piacerebbe molto, più condividiamo, più tutti impariamo. Ti manderò un messaggio più tardi riguardo al nostro piano. Grazie per il tuo tempo oggi. Grazie Tom. Ho apprezzato la nostra chiacchierata. Stai al sicuro e continua a fare domande. Stiamo tutti imparando insieme. Lo farò. Buona giornata, Sara. Anche a te, Tom. A presto. Importante. Importante. La salute è molto importante. È importante studiare per gli esami. Questo incontro è davvero importante. Rischi. Rischi. I rischi possono essere calcolati. È importante conoscere i rischi prima di investire. Affrontare i rischi è parte del successo. Transazioni. Transazioni. Le transazioni avvengono ogni giorno. Controllo le mie transazioni bancarie. Le transazioni online sono veloci. Online. Online. Ho trovato un corso online. Lavoro spesso online. Possiamo parlare online stasera? Sicurezza. Sicurezza. La sicurezza è molto importante. Dobbiamo garantire la sicurezza di tutti. La sicurezza in casa ci fa sentire protetti. Phishing. Phishing. Il phishing è un tipo di frode online. Fai attenzione alle email di phishing. Il phishing può rubare le tue informazioni personali. Informazioni. Informazioni. Le informazioni sono importanti per prendere decisioni. Puoi trovare le informazioni sul sito web. Ho bisogno di informazioni aggiuntive per completare il progetto. Personali. Personali. La personalità di Maria è molto interessante. Dobbiamo rispettare le scelte personali di ognuno. Il coach ha una buona comprensione delle dinamiche personali. Acquisti. Acquisti. Gli acquisti sono stati fatti online. Ho fatto alcuni acquisti al mercato. Gli acquisti possono essere costosi. Metodi. Metodi. I metodi di insegnamento sono importanti. Ci sono diversi metodi per risolvere il problema. Preferisco i metodi tradizionali per la ricerca.
Pagamento. Pagamento. Il pagamento è stato effettuato. Ho bisogno di confermare il pagamento. Il pagamento deve essere fatto entro domani. Software. Software. Il software è fondamentale per il computer. Ho installato un nuovo software ieri. Il software deve essere aggiornato regolarmente. Antivirus. Antivirus. L'antivirus protegge il computer. Ho installato un nuovo antivirus. L'antivirus deve essere aggiornato regolarmente. Così. Così. Ho bisogno di un buon consigli. Il suo consiglio è stato molto utile. Ricevo sempre consigli da amici fidati. Abitudini. Abitudini. Le abitudini possono essere difficili da cambiare. Alcune abitudini sono buone per la salute. È importante sviluppare abitudini positive. Preparati. Preparati. I preparati sono pronti. Ho comprato dei preparati per la cena. I preparati medicinali sono importanti per la salute. Comunità. Comunità. La comunità è molto unita. In questa comunità ci sono molte attività. Ho molti amici nella mia comunità. Funzioni. Funzioni. Le funzioni matematiche sono importanti. In programmazione le funzioni aiutano a semplificare il codice. Le funzioni possono avere parametri e ritorni. Lucchetto. Lucchetto. Ho bisogno di un lucchetto per la mia bicicletta. Il lucchetto è molto resistente. Puoi aprire il lucchetto con la chiave. Sospetto. Sospetto. Ho un sospetto su chi ha fatto il danno. Il sospetto è cresciuto dopo la sua risposta. Non avevo alcun sospetto fino a quel momento. Di cosa vogliono parlare Sara e Tom? Qual è un consiglio che Sara dà a Tom per fare acquisti online in sicurezza? Sara vuole parlare di cosa? Quale consiglio dà Sara per proteggere le informazioni personali online? Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuna delle nostre conversazioni gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.